girate a destra. Tra 400 metri, girate a sinistra. Girate a sinistra. Adesso sicuramente qualcuno metterà un commento dicendo che è impossibile, che c'è un trucco, eccetera, eccetera. Ebbene no, mi spiace deludere queste persone, qui non c'è nessun trucco e questa è la dimostrazione che questa MG3 ibrida riesce a fare a volte dei chilometraggi stupefacenti. Infatti, consumare solo 2,6 litri di benzina per fare 100 km a cosa equivale? Equivale a un consumo medio di benzina di 39 km al litro. Beh, comunque, se qualcuno di voi si ricorda di un mio video precedente, se qualcuno segue il mio canale l'avrà visto, io avevo promesso che avrei fatto un video molto molto particolare su quest'auto. Ma torniamo a commentare questo risultato che ho ottenuto, che ha stupito sinceramente anche me, non mi aspettavo qualcosa del genere. Vi devo dire che stavo percorrendo delle strade di campagna, quindi la velocità media non era molto alta, 30, 40, e, e avevo già percorso prima un bel po' di strada. Tuttavia, ecco, magari io avessi ottenuto un risultato così fin da quando ho acquistato l'auto. La stagione 2 o 3 mesi fa era completamente diversa, era più freddo e il consumo si attestava intorno ai 4 come tutti dichiarano, ma però è poi calato piano piano. Sì, non solo perché iniziavo a capire come comportarmi, come sfruttare la frenata rigenerativa e questi dettagli, ma anche perché ho aggiunto degli accessori in quest'auto e se tra voi c'è qualcuno di più attento, forse l'ha anche notato, però di queste cose ve ne parlerò in seguito. E poi bisogna anche aggiungere che ci sono tantissimi altri fattori che giocano un ruolo variabile
a seconda di molte condizioni, ma di questo aspetto si potrebbe parlarne a lungo e per il momento soprassediamo. Direi però una cosa, e cioè che per quello che io ho visto e quello che anche avete capito si può fare, si può ottenere con questo tipo di auto, siamo molto molto lontani dai consumi dichiarati sia dalla casa costruttrice sia da tutti i vari video, le recensioni, i commenti della gente che ha acquistato quest'auto. E oggi la media dall'inizio dell'acquisto, dopo aver percorso 2300 km, si attesta attorno ai 3,7-3,8, però è in continua discesa, soprattutto da quando ho applicato un paio di accessori che ora ritengo veramente fondamentali. Oltre a questo tipo di lavoro, sono intervenuto leggermente anche nel peso, cercando di alleggerirla un pochettino. Però il peso, nel caso di un'automobile elettrica o ibrida, è un dettaglio non così importante, è molto più importante il CX e questo è il risultato di uno studio molto approfondito effettuato dalla Volkswagen. Partiamo dal fatto che il produttore, i cinesi, non hanno dichiarato il CIX di quest'auto, però osservando queste forme, soprattutto il frontale e la fiancata, e confrontando con delle auto analoghe delle quali sappiamo qualcosa in più, verrebbe sicuramente da dire che i cinesi hanno copiato veramente bene. Qui adesso vi propongo una specie di comparazione con due auto dal CIC favoloso. Nel primo caso è questa Giulietta quadrifoglio Luna rossa e il secondo caso è con la Cupra, l'auto molto particolare anche questa qui perché ha il CIX più basso della sua categoria. In entrambi i casi avrete notato che osservando il frontale ci sono delle analogie e qui di seguito invece vi propongo una tabella con altre auto sempre del segmento B e tanto giusto per farsi un'idea. Ho già detto, la casa produttrice della MG non ha rilasciato i dati sul CX della MG3, però si potrebbe tentare di ottenere il dato ricorrendo a dei tool che io ho trovato qui su internet. Ad esempio si può ricavare la superficie, la sezione frontale. E poi ci sarebbe anche qualcos'altro, però avendo tentato ho visto che non forniscono dati attendibili. Quanto impatta davvero l'aerodinamica sui consumi di un'auto elettrica e perché è più importante che su una termica? Secondo i numeri di Volkswagen nel ciclo di riferimento VLTP in una BEV il 42% dell'energia viene consumata dall'attrito con l'aria, contro il 27% dato dalla resistenza a rotolamento e quindi dal peso e il 19% degli attriti del motore e della trasmissione. Pensate che migliorare il CD di appena 0,001 permette di aumentare l'autonomia di circa 1 km, che è lo stesso beneficio che si otterrebbe alleggerendo l'auto di 9 kg. Questo significa che anche solo dettagli come gli specchietti permettono di guadagnare magari 10-15 km e con i cerchi si può arrivare addirittura a 20. Su un'auto termica invece la stessa differenza di 0,001 di CD corrisponde a circa 4 kg di peso. In altre parole, su un'auto termica la massa conta un po' di più e l'aerodinamica un po' di meno. Ma
Perché? Visto che l'aria da attraversare è la stessa in entrambi i casi? Beh, principalmente perché un'auto termica ha più perdite interne al motore e alla trasmissione, e quindi l'importanza delle resistenze esterne in proporzione è minore. Ma anche perché, per esempio, su un'auto termica l'energia che viene spesa per accelerare la massa viene poi persa quando si frena, mentre su un'auto elettrica viene recuperata grazie alla frenata rigenerativa, effetto che permette di ridurre l'impatto della massa aggiuntiva. Allo stesso tempo sappiamo anche che, mentre su un'auto termica fare una manciata di chilometri in più e in meno con un pieno non è particolarmente importante, l'autonomia di un'auto elettrica con relativi tempi di ricarica è sicuramente un tema più sensibile e che quindi giustifica maggiori sforzi in galleria del vento. Alcune considerazioni sul peso e sul consumo di carburante nella ibrida, quando si sente che il motore 1500 gira forte, come un frullatore. Quando si confronta il maggiore consumo di carburante di un modello ibrido rispetto allo stesso modello equivalente alimentato esclusivamente da un motore a combustione interna. Non bisogna dimenticare che l'ibrido deve trasportare il peso aggiuntivo del pacco batterie e di tutti i componenti del sistema ibrido. Allora, spero siate d'accordo con me. Con quest'auto si può risparmiare parecchio, però bisogna lavorarci e soprattutto non cedere alla tentazione del correre. Sì, lo so che qui è difficile con queste potenze in gioco, però se volete risparmiare dimenticatevi la modalità sport. E a questo punto, questa prima parte del video è terminata. Nella seconda esamineremo nel dettaglio ogni trucco ed ogni accorgimento appunto per il risparmio. Intanto aspetto i vostri commenti e anche, perché no, una vostra iscrizione.